Oggi parliamo di film d'animazione a tema Warhammer 40.000. Dopo avervi detto la mia opinione sull'episodio di Secret Level uscito a fine 2024 e sul cortometraggio Astartes, del quale tutti stiamo aspettando il seguito, oggi vi parlo di Angels of Death, una delle serie di punta di Warhammer TV, la piattaforma di streaming di Games Workshop, inclusa nel servizio Warhammer Plus. Angel of Death ha debuttato il 25 agosto 2021, poi è andata avanti per 10 episodi, al ritmo di una settimana, tutti purtroppo solo in lingua inglese, ma con i sottotitoli in italiano. Una volta conclusa, è stata resa disponibile anche una sorta di versione film con il titolo Final Cut, che racchiude tutti gli episodi, uno di seguito all'altro, da vedere in una volta sola, senza le sigle di mezzo. Tenete conto che in totale parliamo poco meno di 3 ore, quindi ve la potete guardare in una sera. A livello visivo, Angel of Death è abbastanza particolare. Tutta l'opera è in soli 3 colori, bianco, nero e rosso, perfetto per far risaltare le armature degli angeli sanguinari e il sangue delle scene d'azione. E se la scelta del bianco e del nero vi ha ricordato i primi episodi di Hell's Reach, la webserie fan-made pubblicata su YouTube dal 2017 al 2019, basata sull'omonimo libro del 2010, è perché dietro c'è la stessa persona, Richard Boylan, filmmaker canadese. Proprio come era successo a Sayama Petersen per Astartes, infatti, sembra che Games Workshop abbia trovato le sue opere su 40.000 così interessanti da offrirgli un lavoro. Per questo Boylan è uno dei 2 registi di Angel of Death, insieme a Bowman Modin, un altro filmmaker con cui aveva collaborato nel 2018 per realizzare il cortometraggio Guardsman. Guardando la serie tutto viene firmato semplicemente con il marchio Warhammer Storyforge, cioè quella divisione interna Games Workshop che si occupa di film d'animazione e prodotti simili. E la scelta di utilizzare solo il bianco, il rosso e il nero a me non è dispiaciuta. Stessa animazione in generale mi è sembrata buona, non eccelsa, lontana anni luce per esempio di quella di Secret Level. Qui ci sono diverse scene d'azione più concitate e alcune inquadrature molto scure e, lo ammetto, ogni tanto mi sono un po' persa. Quindi forse quel bianco e quel nero servono anche a nascondere qualche imperfezione. Ma non importa perché tra la storia comunque è bella e tutto il resto il prodotto funziona. Ma di cosa parla Angel of Death? In breve, dopo un sanguinoso conflitto con i tiranidi ed essere sopravvissuto a una grossa tempesta warp, l'incrociatore da battaglia Spada di Baal degli angeli sanguinari ha trovato asilo in orbita sul pianeta Niades. Lì, mentre la nave viene riparata, pochi marine superstiti devono fare una scelta difficile: rimanere al sicuro e riportare a casa secchiate di prezioso seme genetico prelevato ai caduti, oppure scendere sul pianeta per recuperare il loro capitano, con il quale hanno misteriosamente perso i contatti. Da qui partono gli spoiler, quindi aspetto 8 secondi e poi vado diretta con i miei pensieri. Ok, eccoci qua. Comincio con quello che secondo me è il punto di forza dell'opera, il modo in cui viene rappresentata la rabbia nera, quel difetto genetico degli angeli sanguinari che li porta, a un certo punto della loro vita, a perdersi in una furia incontrollata da cui non c'è ritorno. E ne ho già parlato nel primo video sul capitolo. Ecco, io credo che non fosse facile rendere la sensazione a livello visivo, eppure come è stato fatto qui mi piace tantissimo. Fin da subito, nel primo episodio, quando Kazarion si ritrova a pregare nella cappella della nave, con quei flash improvvisi che fanno capire come stia cercando di mantenere il controllo, ma anche e soprattutto nel modo in cui ne parla con gli altri personaggi nel corso dell'opera. Il suo turbamento interiore, i flashback in cui ammette la sua paura per quando sarà lontano dagli altri angeli sanguinari, per il suo periodo di servizio nella Death Watch, tra l'altro a Mephiston in persona. E mi è piaciuto molto anche il cameratismo degli altri nei suoi confronti. Ho proprio sentito quell'empatia che mi sono sempre immaginata tra coloro che condividono un simile fardello, qualcosa che solo gli altri angeli sanguinari possono davvero capire. E non mi riferisco solo al cappellano Raphael o ad Anceus, che sono quelli un po' più proattivi in tal senso. Ho anche trovato molto potente, per esempio, anche il momento in cui l'intera squadra lo circonda per proteggerlo e lasciargli il tempo di riprendere il controllo, combattendo i suoi demoni interiori, ben più pericolosi dei nemici all'esterno. Quando poi alla fine, plot twist, è Anceus a cedere alla rabbia nera e venirne consumato, l'ho trovato quasi ironico e molto amaro. A livello visivo, vederlo combattere il patriarca Genoraptor in un duello che a tratti prende la forma di quello tra Horus e Sanguinius, giustamente è una gran bella scena. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è come vengono rappresentati i servitori del capitolo, il personale umano che presta servizio attorno ai marini. Di là di Livia Sorken, il comandante della Spada di Baal, che è un bellissimo personaggio, è stato bello vedere qualche squarcio di come funzionano le cose a bordo della nave, il personale sul ponte di comando, ma anche il navigator, i soldati della Marina Imperiale, i servitori, persino Castia Theta 9, la domina del Mechanicus che mette un po' in merda tutto il gruppo
di angeli sanguinari e li manipola per raggiungere i suoi obiettivi, mostrando come essere dalla stessa parte all'interno dell'Imperium possa essere un concetto molto ambiguo. L'ho amata e odiata allo stesso tempo. Insomma, mi è piaciuto che anche queste figure minori avessero comunque un pochino di spazio, anche se poi ovviamente i protagonisti restano i marini. In generale ho trovato bello vedere in animazione alcuni momenti che normalmente una deve solo immaginarseli o comunque vengono rappresentati con illustrazioni statiche. L'ingresso di una nave, la navigazione nel warp, un combattimento spaziale contro una bioflotta tiranide, ma anche le dinamiche interne a un culto dei Genoraptor, perché i nemici di questa storia sono principalmente loro. E devo dire che secondo me sono stati rappresentati piuttosto bene, sia nel modo subdolo in cui si infiltrano ovunque, dalla Guardia Imperiale alla Forza Lavoro, che nella loro parte rituale e nell'esaltazione fanatica con cui si lanciano contro i loro nemici. Ho proprio avuto l'impressione di soverchiamento per rendere l'idea. Forse, se devo proprio dirla tutta, ho trovato un po' scialba la Magus del culto, che alla fine non ha fatto poi granché. Molto simpatico invece l'ibrido che in una scena usa il suo terzo braccio per ricaricare il fucile. Sembra veramente comodo come optional. Un'altra scena che merita una menzione è poi quella dove Adrel, il tech marine, si fa aiutare da fratello Ignis, un dreadnought, a sbloccarle la nave dall'attracco per permetterle di fuggire. Da amante dei dreadnought è difficile non apprezzare lo scatolotto metallico mentre fa mattanza di cultisti. È una grande bella scena d'azione e vi sfido a dire il contrario. È impossibile non commuoversi quando alla fine, dopo aver vinto, lui si spegne perché è troppo danneggiato dallo scontro. Sue ultime parole: non sapevo di poter sentire ancora il freddo e avrei voluto vedere i cieli di Baal un'ultima volta. Colpiscono veramente duro. Comunque, andando verso la conclusione, devo dire che a me Angel of Death è piaciuto. È una bella storia sugli angeli sanguinari, nulla di troppo approfondito o drastico, ma gradevolissima da guardare, con dei bei personaggi e qualche risvolto di trama interessante. Secondo me, come titolo di lancio per la piattaforma di Warhammer TV è stata una scelta azzeccata. Poi, per carità, ha anche qualche dettaglio un po' così e qualche momento di ingenuità. Per esempio, mi ha fatto strano vedere una squadra di Terminator fatta fuori così facilmente, ma capisco che fosse una necessità di trama. Personalmente ho trovato buffo anche che tutti i marini avessero il nome comodamente scritto sugli spallacci dell'armatura per essere facilmente riconoscibili, o che il devastatore si chiamasse Tiro, anche se questa cosa ha senso solo in italiano ovviamente. Devo dire, tra corridoi, angeli sanguinari in armatura Terminator e Genoraptor mi sono anche ritrovata più di una volta a pensare a Space Hulk. Piuttosto sono curiosa di sapere cosa ne pensate voi di questa serie. L'avete vista? Vi è piaciuta? Se vi va, parliamone sotto nei commenti. Nel frattempo, come sempre, io vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. E se siete ancora più curiosi mettimi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti gli angeli della morte che l'hanno già fatto.